chiamo Irene, siamo in una frazione di Alberobello e oggi preparo i panzerotti. Rina and her husband Domenico have a farm close to Alberobello in Puglia. It's a village famous for its trulli. In fact, they have one on their property which they rent. They produce a little bit of everything from olives to rabbits. Today, Rina, together with her older sister Vittoria, is making panzerotti, delicious deep-fried savoury pastries. For this, they are working in their outside kitchen. Rina first makes the dough. She's using 1 kilo each of semola rimacinata or durum wheat flour and 00 flour. Rina and Domenica grow their own wheat, so this is their flour. She adds 2 tablespoons of coarse salt to lukewarm water and dissolves it before pouring the water into the flour. Beh, l'acqua mi regolo così, ad occhio. Un po' di strutto. Rina uses her fingers to add around 2 tablespoons of lard to the mixture. Un paio di cucchiai. Lastly, she crumbles a 24-gram block of fresh yeast directly into the flour. Vittoria adds more water. Goccino proprio. Oh. Quindi tra di voi che ha sempre cucinato di più? Più Vittoria o più l'Irene? Uguale. And Rina then forms a dough. A lower hydration gives you a stiffer dough and a more flaky finish. Rina gets her pasta board out to give the dough a good knead. Quanto spesso li faceva Vittoria i panzerotti? Più o meno. Sempre. È un'occasione per unirci. Dici, beh, stasera facciamo i panzerotti. Ma signora Vittoria, sta facendo bene l'impasto? Secondo lei? Sì. Va benissimo. It now has to be left to prove covered for about 1.5 hours. Modestamente è l'unica famiglia in Coreggia, anche vabbè, gli ultimi sono quelli dell'età mia, che ho oltre 70 anni. Nessuno più ha un vigneto, siamo gli unici che siamo rimasti, l'abbiamo piantato noi un vigneto e ci facciamo una decina di quintali di vino all'anno. Teniamo il vino per noi, grazie a Dio, il grano lo seminiamo noi, vado a macinare io un mulino che sta qui vicino a noi, fai il pane, focca, tu la pasta e orecchiette. Riusciamo, insomma, perché il mio intento era quello di stare come facevano i miei, i genitori nostri. Non è che sono passati tanti anni, 30 anni. Si vivevano dalla campagna, tutto ciò che facevano loro. C'è molto lavoro, però si riesce se si vuole. Rina is making 2 different fillings for the panzerotti. The first uses their fresh onions. Domenico takes us to his vegetable garden and selects 3. Sono i migliori, il vino sopra questo scende da sé. Rina rinses them and then slices them using some of the green stalk. She piles the onions into a tub, then she pours some of her own olive oil into a saucepan and softens the onions, which she seasons with salt. Le piante sono piante secolari, sono proprio... e quindi ci facciamo l'olio, tutta produzione nostra, insomma. Le piante queste hanno intorno ai 300 anni. Sì, 300 anni. Quando facciamo i panzerotti, lui vuole sempre quelle con le cipolle, ogni volta che li devi fare. Io mangio tutto, proprio una Io cosa... mangio pure, non è che però preferisco. Domenico is called in to open a bottle of their home-produced passata. Rina adds this to the onions and leaves it to saute gently while she makes the second filling.
This uses a mixture of mozzarella and scamorza. Scamorza is a firmer, drier cheese made in the same way as mozzarella. Allora, Cioè deve essere mischiata per non essere troppo asciutta e non essere troppo bagnata. Rina chops both of them up. She sprinkles in some oregano and a generous amount of capers. She adds the rest of the passata to the mixture, giving everything a good stir. Sta bene. She then seasons the mixture with a little salt. Both fillings are now ready. La passata noi la facciamo in grosse quantità. Quante bottiglie fate? Pensi Assai. che mangiano 3 famiglie. Diciamo 70, 80, 100, come capita. sì, sì. Se c'è un po' qualche goccia d'acqua delle mozzarelle esce fin quando li dobbiamo preparare. The dough has been put into the sun to encourage it to rise more quickly. Rina brings it indoors. She pulls off a small egg-size amount of dough and rolls it out, not too thinly, to create 12-centimetre diameter circles. Vittoria ladles some of the mozzarella filling into the centre of each circle. Rina pulls the dough over the top to form a semicircle and presses the edges together. Iriana, Rina's granddaughter, joins in to form a production line. È bello il trullo? Bellissimo. Once they've made a dozen or so cheese panzerotti, they start making some filled with the onion filling. Mettetevi a fare I panzerotti e vendetela per la strada. È vero. Quando ero a Lussemburgo. No? Beh, sì, certo. Sì. È un business. Perché da voi non li fa nessuno. To cook them, Rina places a large pan of their olive oil into the fireplace over a gas burner. Iriana lights the gas and Rina tops up the olive oil. Rina says it's important to fry them in olive oil rather than any other type of oil for the flavour. When the oil is hot enough, the panzerotti stay floating. If the oil is too cold, they sink to the bottom of the pan and then they get soggy. The panzerotti only take a few minutes to cook. Rina works with care because the oil could easily catch light. She places the pastries on kitchen towels to drain. Soon there's enough for Sunday lunch for the family. I panzerotti sono pronti. Panzerotti sono pronti. These are delicious. And one is never enough. Grazie Rina and her family. Dai, buon appetito. Buon appetito. If you enjoyed this video, please support Pasta Granny's work by becoming a member. Then you can watch a behind-the-scenes reel of this week's video. And come back next week when Nella makes tagliatelle with zucchini.